Amanti della carne, se non avete mangiato il pannicolo, il diaframma, vi siete persi una cosa spettacolare. Si scioglie in bocca questa, io già lo so. Quante volte ho fatto vedere questo taglio di carne che io adoro, amo, il diaframma, a Roma lo chiamiamo pannicolo, mi fa impazzire perché è fibroso, saporito, gustosissimo, ricco di ferro. Ma perché non lo usate? E non lo usate bene come si deve. Ho fatto 3 ricette appositamente con questo taglio di carne. Uno è il pannicolo alla piastra o diaframma alla piastra, uno pannicolo diaframma alla griglia, o se no quello con i friggitelli e peperoni dolci. Non potete capire che roba come è venuta. Usate sta carne, costa la metà della metà del filetto e non sapete che ve mangiate. Provate queste 3 ricette. Metto a marinare con olio, poi peperoncino, così, veloce. A me piace tantissimo, lo sapete, no? Sono appassionato. Aglio, tanto intero, così. Cipolla, bella, guardate che bella, rossa così stupenda. E rosmarino. Eccolo qua. Giriamo bene, facciamo bene insaporire tutto quanto. E tra una mezz'oretta lo mettiamo a cuocere. Sarà buonissimo. L'estate io l'adoro per una cosa principalmente, i frigidelli. Ma quanto sono buoni. Questo è come deve essere. Vedete, la pelle è tiratissima. Volete sentire se scrocchiarello? Scrocchiarello? Scrocchiarellissimo, freschissimi. E vedete anche dal taglio del picciolo. Vedete qui? Guardate qua. Il taglio è fresco. Quindi frigidelli. Poi ho trovato questi peperoncini dolci, quindi io farò un mix di quelli buonissimi. Peperoncino fresco, rosmarino, cipolla, aglio, ma poi c'è un'altra cosa, il pannicolo. Una ricetta semplicissima e estiva, buona. Olio quello buono, abbondante, perché qua dobbiamo fare una sorta di frittura dentro la mia bella padella. L'aglio, quindi olio siciliano, aglio di siciliano, lo metto qui, bello. Poi peperoncino fresco, qua, spaccato a metà, così. Questo è un po' piccante, Poi, qui adesso dobbiamo andare fortissimo. Allora quindi incomincio a mettere i frigidelli, che mo scoppietteranno perché sono un po' bagnati e non lavati. Poi, sti peperoncini dolci, guardate qua. Ma pensate che panino che ci può venire qua. Ma un po' di cipolla ce la mettiamo? Certo, così. Guardate, grossolana. Così. Che musichetta ho. Vai. Adesso li lasciamo cucinare piano piano, come piace a noi. Coperchio, così copriamo, piano piano li facciamo andare. Abbasso di un poco, proprio di un poco, a 8 lo metto. Questo. E adesso passiamo a un'altra cosa che io adoro e che voi troverete pochissimo al reparto macelleria o dal macellaio. Si chiama pannicolo. L'ho marinato perché così prende ancora più gusto, è saporitissima questa carne perché è ricca di sangue e di ferro. Guardate qua, padella in ferro, guardate che bello così. Questo è quasi fatto, lo lascio bello succoso. Questa è pronta, la metto qua. Un po' di sale adesso, poco. Un goccetto d'olio. Allora, adesso faccio vedere una cosa. Vedete qua com'è? Le fibre sono tutte quante così. Noi andiamo, quando le fibre sono così, andiamo a tagliarle in questa maniera. Mamma mia che spettacolo. Vedete bella umida. Guardate qua. E mo aspettiamo i frigidelli. Sale, eccoci qua, belli. Che spettacolo ragazzi. Che bellezza. Pure quello grande mettiamo. Caldi sono caldi. Un altro goccio di sale, ci vuole.
l'estate, ragazzi, l'estate. Zucca, ovuli, funghi porcini, formaggio cremoso, il diaframma o il pannicolo, cipolle, aglio, peperoncino, bietoline e poi i ravanelli. Cuciniamo le verdure. Fornello, così non entrate più dentro casa, non c'è più nessuno che vi dice: è zozzato tutto, ripulisci adesso. Dai. Accende il gas, è partito, vai. Tagliate l'aglio in due con tutta la camicia, così. Olio, abbondante, foglie di ravanello. Sale, la bieta. Le verdure così, senza sbollentarle per niente, sono più buone, sono più saporite, sono più gustose, sono più ricche di vitamine. Poi il peperoncino non ce lo metti, ce lo mettiamo così, eccolo qua. Un po' piccantina. Non è fibrosa, è dolce. Basta. Accendiamo adesso il barbecue. E taglio i ravanelli, ma li taglio un po' spessi, non troppo sottili, così. Condisco i ravanelli. Facciamo una sorta di inzipogno, però un po' piccantello, col pure peperoncino. Peperoncino. Salsa di soia. Ecco, guardate che bella. Ravanelli, eccoli qua. Adesso conditeli bene. Cipolla. Vedete la comodità dell'ansia qual è? Che non casca niente va dentro alle feritoie. Zucca, veloce, deve farlo velocemente, così, che è caldissima la piastra. Vedete, piano piano perde volume la cipolla. Guardate la zucca. La piastra va fortissima, quindi dovete gestire bene il calore. Guardate la zucca com'è bella colorata, guardate. Questa un attimo è pronta. Abbiamo tutto quanto pronto. Cipolla, via, qua. Strofinate l'aglio sulla piastra, così la profumate bene bene bene. Olio e mo i funghi. Ah, che bello ragazzi. Rosmarino sulla zucca, sale, anche sui funghi il sale. Guardate che colore, è pazzesco, guardate come sono rosolati, bene, stupendi. Adesso rimetto la mentuccia sui funghi, così si profumano. Controlliamo la cottura della zucca. Ah, è già cotta, zucca fatta. E lasciate il rosmarino dentro, si deve insaporire bene. Pure i funghi sono fatti, dai. Quando la piastra funziona bene, non ti fa la roba bollita, è un altro effetto, fa una bella crosticina. Adesso lo vediamo poi col diaframma. Tempo che ti cuoci la carne, poi ti si fredda tutto. Paraveo, guarda che faccio. Appoggio tutte le ciotoline qua dentro, così si mantiene tutto caldo. Via. Il diaframma o pannicolo, come lo chiamiamo noi a Roma, è una carne molto ricca di ferro e di sangue, è un taglio pazzesco, buonissimo. Tolgo il grasso in eccesso, poco, vedete? Così, è tenerissima, questo deve essere un burro sta carne. Taglio in 3 pezzi, 1, 2 e 3. E adesso guardate, piastra fumante, un goccio d'olio sul diaframma, massaggiatina e vai, senti? Questo ci piace a noi, deve essere caramellizzato, ci deve essere quella croccantezza e quel colore fantastico. Stiamo lavorando intorno ai 200 gradi, scende un pochettino perché abbiamo aperto il coperchio. 1, 2, yeah, eccola qua. Guardate il colore, questo è il colore che ci piace a noi. Adesso 2 minuti, che caldo, adesso 2 minuti perché non vogliamo stracotta, la vogliamo dentro bella, rossa, al sangue, ci deve far sangue. Cosa fondamentale, il riposo. Adesso facciamo un po' fonde, mamma mia, oggi si mangia la grande a casa Mariola ragazzi. Questo formaggio è buono non cotto, pensa cotto che viene. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Un po' di cipolla. Impiattate tutto quanto in un modo carino, scegliete delle belle ciotoline,
ci vuole poco per fare le cose belle. I funghi li metto sul formaggio, così ci vede tipo il formaggio con i funghi. L'insalatina dei funghi la mettiamo qui, bella così. Sale, pepe nero, olio e mentuccia. Eccola, guarda che bella. E adesso è arrivato il momento della carne. Vedete le fibre come sono? Vanno in questa direzione, quindi per rendere la carne ancora più morbida io devo tagliarla al contrario, quindi in questa maniera. E guardate dentro. Si scioglie in bocca questa, io già lo so. Pazzesca, assaggia. Il diaframma va cotto prima di tutto bene, all'interno deve essere al sangue, perché così mangiate un qualcosa di spettacolare. E la seconda cosa importante, se tagliate contro fibre è ancora più tenero, perché sennò rimane un po' più duretto. Una bontà. Avete visto? Anche un taglio poco nobile come il diaframma può dare grandi soddisfazioni. L'importante è fare quella bella crosticina, con una bella piastra bella bollente, come in questo caso. Oh, fate le cose fatte bene, sempre, e scegliete i prodotti giusti di qualità, la nostra. Questo è come vi arriva il diaframma se lo comprate da Fiorentineria. È una loro selezione. Diaframma di Black Angus. Questo qua viene allevato, nasce e allevato in America. Questa selezione è la Kansas Ranch. Questa azienda è fighissima perché alleva questi animali al pascolo e gli ultimi 120 giorni vengono alimentati solamente con cereali e mais. E questa azienda fa parte del Gran Fed. Che cos'è? È un'organizzazione che garantisce che loro non facciano uso di prodotti derivati OGM, antibiotici e anabolizzanti. Questo è spettacolare, ci vogliono 5 minuti per cuocerlo. È una carne particolarmente saporita. Questo è il diaframma, cioè quello che consente all'animale di respirare. E vedete c'è una giusta infiltrazione di grasso. Va scottata leggermente. Allora, io lo cucino anche in padella questa carne, mi piace anche cucinarla in padella, però gli schizzi arrivano fino a un paradiso. La insaporisco un pochettino, ma insaporire che vuol dire? Olio e sale, nient'altro, perché questa non c'ha bisogno di niente, va mangiata così naturalmente. Allora, io sono stato testimone di nozze di un macellaio e i macellai, scusate, ho tanti amici macellai, mangiano loro sta carne. Il diaframma non lo troverete mai sul banco del macellaio, difficilmente, perché l'animale ne potrà avere 1,5 kg a di tanto, massimo 2 kg. Pensa, un animale che pesa 700-800 kg c'ha soltanto 1,5 kg di diaframma, quindi sparisce, costa poco, costava poco fino a poco tempo fa, quindi buoni, non richiedete troppo perché sennò si alzano i prezzi, perché succede sempre così. È un sapore fantastico, va cotto bene. Voi che non vi piace la goccetta di sangue non lo potete mangiare, perché appena lo cuocete un po' troppo diventa troppo duro, non è più buono, va cotto leggermente. Zac, zac. Ma con tutto sto ben di Dio, un pezzo di pane non so, mangiamo. Ma stiamo scherzando, una bruschetta me la fa, guarda che pane poi. Posso? Senti che meraviglia, mi metto qua vicino. Mi sembra Rockefeller, vi ricordate quando faceva il ventrilo che faceva Rockefeller? Uguale. Spettacolo, sentite. Questo neanche si dovrebbe bruscare perché è talmente pane del Genzano, yeah. Anzi da Riccia, scusate, da Riccia me lo portano questo. La conoscete da Riccia? Riccia è spettacolare, ci dovete andare alle fraschette, yeah, guarda qui, che spettacolo ragazzi. Una bruschetta ci facciamo oggi, ci facciamo nuovi. Yeah. È rovente, non potete capire come. Vado, prima il pane, qua su. Io vado all'interno, tanto lo so, e voi venite appresso a me, guarda, via. Via, vai. La cosa importante è fare una bella crosticina esterna, vediamo un po' se l'abbiamo fatta. Dai, ci stiamo. Guarda che bella, che è? Eccola qua. Vi impazzite, amanti della carne, se non avete mangiato il pannicolo, il diaframma, vi siete persi una cosa spettacolare. È uno dei tagli che io preferisco, più della bistecca, più della fiorentina, è qualcosa di eccezionale.
A me va bene così, perché a me piace così. Ne rifacciamo così una cosa, un pezzetto lo lasciamo cuocere un pochino di più, questo lo lascio, la tengo in sospensione perché così facciamo defluire tutti quanti i succhi all'interno, perché dato che l'abbiamo cotta al sangue, se no se la tagliamo subito è asciutto quanto. Invece la teniamo bene così in sospensione, così nemmeno si inumidisce a contatto con il liquido e perde. Eccolo qua, yeah. Il quarto lo facciamo cuocere ancora di più, vedete che tu che non la mangi al sangue, va bene? Vedete che goccia un pochettino, se questa carne stava a contatto col liquido diventava mosciarella sotto la parte inferiore, invece così rimane croccante da ambedue le parti e all'interno sarà morbidissima, succosa, fantastica. Basta, togliamo il pane, bello così, croccante, questo già era croccante prima, eccolo qui, e tolgo l'ultimo pezzo di pannicolo, guardate. Questo piccoletto è quello più cotto, ricordiamocelo, così. Che fai? C'hanno sti pomodorini, sta roba meravigliosa, che fai? Una usi? La dobbiamo usare, pure per fare la bruschetta, no? Cosa essenziale, mi dispiace per quello che non comprendono questa cosa meravigliosa, è l'aglio sulla bruschetta. Allora, quindi facciamo una versione bianca, strofinata, veramente generosissima, eccola qua. Poi la facciamo una versione rossa, sempre con la nostra strofinata. Poi strofinata di pomodoro del pendolo, così. La buccia la dovete mangiare. Se seguite questo canale dovete essere come me, goduriosi, belli. Sale pure questa qua bianca e poi posizioniamo così. Beccate questa. Voi ricordate, questo qua è più cotto, questo qua è meno cotto, mamma mia. Vado, Guarda qui che roba. Come stai a vedere? Cambiamo, dobbiamo variare quello che mangiamo, variamo sempre. Io taglio, guarda che bella così. Parlo piano perché è eccitante. Quando vado col coltello così che taglio è una cosa veramente meravigliosa. Guardate qua che cottura, questo così deve essere. Mamma mia ragazzi, è un burro, guardate qua che spettacolo così. Per gli amanti della ciccia è spettacolare. Questo è per te che non mangia il sangue, guarda qui. Vedete? Poco poco ce ne sta, dai. Più cotto di questo non si può fare ragazzi, ve denuncio io, Devi masticarla, guarda là. Mi sono sentito una foca, mi sono mandato giù. Quindi ci siamo detti che la carne va mangiata di meno, di qualità maggiore, ma di quantità inferiore. Mazza che buona, mamma mia.